A Torino apre il Serial Killer Museum, una passeggiata guidata dentro l'orrore. Torino si aggiunge alla lista delle città che mettono il crimine in vetrina. Sabato 18 ottobre 2025, nella Galleria Tirrena di Via dell'Arcivescovado 9, viene inaugurata la seconda sede italiana del Serial Killer Museum, progetto itinerante nato oltre 20 anni fa e già presente a Firenze. Un percorso espositivo che mescola ricostruzioni scenografiche, figure in cera e una narrazione audio, che trasforma la visita in un vero e proprio podcast che prende vita mentre si cammina tra le sale. L'idea alla base non è semplice curiosità morbosa. Gli organizzatori, la società Expo Senza Frontiere, dichiarano che l'obiettivo è informare e fornire strumenti per comprendere il fenomeno del serial killer nella sua dimensione psicologica, sociale e storica, senza però nascondere la natura spettacolare del format. In un'intervista pubblicata da Corriere Torino, Luca Pianesi, tra gli organizzatori, spiega che la scelta di Torino non è casuale. La città custodisce tracce del pensiero criminale italiano, da Cesare Lombroso in poi, e questo legame storico è stato quasi un pretesto per portare qui il museo. Il percorso è costruito attorno a 10 casi emblematici, da figure divenute simbolo dell'orrore come Ted Bundy, Jeffrey Dahmer e Charles Manson, fino a casi più antichi o nazionali, come Leonarda Cianciulli, la cosiddetta saponificatrice, e si snoda in ambientazioni che cercano di ricostruire il dove e il come dei fatti. Le riproduzioni in cera e gli elementi scenografici sono opera di tecnici specializzati negli effetti speciali, pensati per creare una immedesimazione forte, accompagnata da didascalie e da un'audioguida disponibile in italiano, inglese e spagnolo. La voce italiana annunciata è quella di Giancarlo De Angeli, volto storico della radio TV. Dal punto di vista pratico, la visita è pensata come un'esperienza della durata di circa 45 minuti. Il biglietto intero è indicato attorno ai 15 euro, con sconti per possessori dell'abbonamento musei, gruppi e per chi porta le proprie cuffie. E gli orari d'apertura sono quotidiani, dalle 10:30 alle 18:30. Anche il portale ufficiale della mostra e le pagine informative confermano l'indirizzo e i contatti, rimarcando come la versione torinese riprenda l'impianto narrativo già sperimentato a Firenze. La scelta di inserire Torino nel circuito del Serial Killer Museum solleva però questioni etiche che non si possono eludere. Fino a che punto è accettabile mettere in scena il male? Il tema è ricorrente negli articoli che hanno seguito l'apertura. E lo stesso allestitore si è premurato di distinguere l'intento divulgativo dal possibile effetto di sensazionalismo che certi contenuti possono provocare. Tra gli spunti critici vi è l'eventuale rischio di trasformare i carnefici in icone, anziché lavorare sulla memoria delle vittime o sul contesto sociale che ha permesso quei fatti. La mostra dichiara di raccontare anche il profilo psicologico degli autori e i risvolti investigativi, ma la tensione tra informazione e spettacolo resta, ed è spesso il terreno su cui si gioca il giudizio pubblico. La collocazione torinese non è priva di ironie storiche. L'itinerario espositivo apre un passo con riferimenti alla tradizione degli studi sul crimine che hanno avuto a Torino figure come Lombroso, un richiamo che alcuni interpretano come pertinente, altri come problematica, visto che le teorie lombrosiane evocano il determinismo biologico e i pregiudizi che hanno segnato l'antropologia criminale. Portare oggi in mostra queste suggestioni significa anche mettere in luce come il modo di raccontare il crimine sia cambiato, ma non senza eredità discusse. Sul piano culturale e commerciale, l'apertura conferma quanto il filone del true crime sia diventato un segmento stabile dell'offerta di intrattenimento e di consumo culturale. Podcast, docuserie, libri e ora musei tematici che cercano di intercettare una domanda consistente di pubblico. Le reazioni sui social e i primi servizi video pubblicati nelle ultime ore mostrano un mix di curiosità, scetticismo e, non rare volte, fastidio morale, segno che il tema non smette di dividere. Chiunque decida di visitare il Serial Killer Museum di Torino si troverà a confrontarsi con immagini e ricostruzioni pensate per essere forti. Non è una passeggiata adatta a tutti. Gli organizzatori invitano a una fruizione consapevole e a considerare il percorso come un'occasione per riflettere e non per idolatrare. Resta però l'impressione che l'equilibrio tra documentazione, sfida alla curiosità morbosa e rispetto per le vittime sia fragile
e che lo sguardo del visitatore alla fine sia lo specchio più sincero di ciò che la mostra riesce davvero a raccontare.